Questo è uno di quei casi di statistica distopica che secondo me si adatta più all'Italia, dove nonostante i medici e infermieri vengono definiti eroi, comunque il loro trattamento è molto distante da questi encomi verbali. Dice, stiamo cercando una persona motivata, e qui già ci va di lusso che non abbiamo esperto, che lavori su un modello di apprendimento automatico incentrato sulla previsione di quello che in Italia chiamiamo un po' volgarmente esaurimento. Di chi? Degli infermieri. Chiede un forte interesse per l'assistenza sanitaria, che in questo caso si traduce in martirio, e un interesse in scienze comportamentali. Qui fa riferimento in maniera estremamente indiretta ad un modello di apprendimento usato in psicologia che si chiama modello adeguazioni strutturali. Il cliente definisce il burnout con un acronimo, ossia abbandono, licenziamento, dimissioni, cosa che può ricordarci il mobbing, ma questo è un altro discorso. Risultati attesi: sviluppare un modello di questa roba qui per prevedere l'esaurimento degli infermieri, analizzare i dati, collaborare con la squadra professionale, presentare i risultati. Non dice assolutamente nulla sui dati di partenza, cosa che ovviamente va raccolta, e in un contesto del genere capite che facendo sondaggi, specie se veramente non si è estremamente specializzati in questo ambito specifico, la probabilità di avere informazioni false e quindi avere risposte menzognere è elevatissima. Qui, parlandosi chiaro e senza spennellate, abbiamo un ambiente tossico e queste persone vorrebbero, giustamente direbbe qualcuno, evitare di avere a che fare o assumere persone che già presentano delle caratteristiche che li porta all'esaurimento. Badate bene che non è soltanto un discorso relativo alle professioni sanitarie in Italia, perché ci sono grosse aziende che hanno al loro interno degli iter selettivi che fanno esattamente questo per filtrare candidati meno proni all'esaurimento, o detto come l'acronimo abbandono, licenziamento o dimissioni. Tra l'altro, come richiesta dal punto di vista europeo, non mi sembra per niente legale, ma oltreoceano capisco che non hanno la sensibilità per certe cose. In ogni caso, quei contesti che ho citato prima indirettamente hanno trovato dei modi per aggirare le nuove regolamentazioni, perché è sempre un discorso di legge che insegue i comportamenti, quindi ci sarà sempre un ritardo.